Cari amiche, il tutorial di oggi è questo fantastico pesce, una razza. Allora, bellissimo. Io ho questa interpretazione che ho fatto amigurumi, come io avevo promesso, una serie di video diversi dal solito, che poi è facile da realizzare e potete realizzarlo anche in diverse misure. Io l'ho fatto abbastanza grande, come vedete, carinissimo, veramente molto carino e anche molto morbido. Sono andata a utilizzare il velluto, un fantastico filato di filati di Scout. Allora andiamo a vedere adesso il materiale, le misure e il tutorial. Cari amiche, nuovo tutorial, inizia una nuova serie su questo canale, sul canale Luana Dolci Riflessi. Amigurumi, un amigurumi non piccolissimo, più grande, carino. Iniziamo con questa razza carinissima, questo peluche fantastico, questa codina. Potete realizzare delle modifiche che nel corso del tutorial vi dico, come realizzare i puntini bianchi sopra se preferite, anche la bocca sotto. A me piace così in tinta unita. Gli occhi l'ho realizzati semplicemente con un filato scuro, ma potete mettere dei bottoni, questo poi dipende da chi lo regalate. Se lo regalate a dei bambini piccolini, evitate insomma di mettere applicazioni che si possono staccare. Allora, oltre questo mi piace tantissimo, sono contenta per questa nuova serie, vi faccio vedere anche il retro, molto carino. Andiamo a vedere subito i materiali e poi il tutorial. Il filato che ho scelto per questo progetto è il velluto, ho scelto il blu e il color panna. Occorrono 50 grammi e 50 grammi circa per realizzare la nostra razza. Allora, questo è un filato, una ciniglia a 120 metri su 100 grammi di gomitolo. Consigliano l'uncinetto 4,5-5,5, sono 100% poliestere, 100 grammi a gomitolo. Questo è il color blu e il color panna. Andiamo a lavorare con l'uncinetto 5, un pochino di riempimento per amigurumi, facile da trovare, e poi basta avere un piccolo ago se volete, con un pochino di nero per creare gli occhi, ma anche tutto ad uncinetto si lavora tranquillamente. Con l'uncinetto 5 andiamo a lavorare la nostra razza. Allora, dobbiamo avviare prima un nodo e poi 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6. Entriamo sulla catenella che abbiamo lavorato e vado a lavorare un aumento, per cui una maglia bassa, andiamo sempre a lavorare a maglie basse, seconda maglia bassa. Ora abbiamo dei centrali, per cui vado a lavorare 1 2 3 maglie basse. Adesso abbiamo l'ultima, aumento, per cui 2 maglie basse sullo stesso punto, per cui abbiamo un aumento, 3 maglie basse e un aumento. Ora dobbiamo andare a ripetere questa sequenza: catenella, aumento, prima maglia, sempre a maglia bassa la prima e la seconda, poi andiamo a lavorare punto su punto le maglie basse, e l'ultima maglia, se non la vedete l'ultima maglia, mettete sempre un marcapunti, aumento, catenella, volto il lavoro. Proseguiamo sempre a lavorare questo pannello con aumento, vado a lavorare tutte le maglie centrali e aumento alla fine, catenella e volto il lavoro.
dobbiamo realizzare due pannelli, sia bianco che questo blu devono essere identici. Qui adesso vado a lavorare determinate righe che adesso vi faccio vedere e poi proseguiamo il lavoro. Allora, mi sono portata avanti con il lavoro, mi devo fermare perché non devo realizzare più gli aumenti. Infatti, ve lo faccio vedere con il bianco che si vede meglio con l'urpanna. Questa è la linea dove abbiamo iniziato la prima parte che abbiamo iniziato. Poi vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 righe. Potete anche contare i blocchi, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anche in questo modo, che sono poi due righe lavorate. Mi fermo a questo punto e non vado più a realizzare degli aumenti, per cui realizzo una catenella, volto il lavoro e vado a lavorare senza aumento iniziale neanche finale. Qui lavoro sempre ogni punto. Vado a lavorare due righe senza aumenti sia all'inizio che alla fine. Infatti vi faccio vedere in questo caso che ho lavorato due righe senza aumenti. Quando ho terminato realizzo una catenella e vado a tagliare. Prendo le forbici . Ecco qui, e abbiamo terminato la nostra parte. Adesso dobbiamo semplicemente fare quella centrale. Prendiamo due marcapunti. Allora, ho messo i marcapunti, sono 12 maglie, queste sono 13 da un lato e 13 dall'altro lato. Infatti vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Andiamo a prendere l'uncinetto e il filo. Inseriamo proprio l'uncinetto dove abbiamo il marcapunti. Prendo il filo, lo faccio passare e realizzo una catenella. Tiro bene in questo modo. Adesso vado a realizzare una maglia bassa. Tutte maglie basse, tutte le nostre 12 maglie. Realizzate le 12 maglie dobbiamo voltare il lavoro. E questa è l'ultima, la 12ª, perché ho messo il marcapunti. Tolgo il marcapunti, catenella e volto il lavoro. Entro nella prima maglia bassa e proseguo a lavorare tutte maglie basse e abbiamo terminato. E questa è l'ultima. Catenella, tiro un pochino il filo, taglio e chiudo per bene e abbiamo terminato. Così abbiamo sia la parte sotto che è bianca, la mettiamo al rovescio in questo modo, e la parte sopra. Adesso dobbiamo semplicemente andare a cucire il tutto, lasciare una parte davanti. Possiamo decidere di mettere gli occhi subito. Io non vado
a mettere nulla che si possa staccare, per cui posso decidere poi anche al limite con il bianco fare semplicemente gli occhi, li posso fare anche dopo. Adesso andiamo a cucire il tutto. Vedete, sono due parti uguali, eccole qui. Prendiamo l'uncinetto. Adesso per cucire andiamo a prendere il filo blu, lo faccio passare, realizzo una catenella bella stretta, rientro sul punto e vado a prendere il punto anche di quello bianco, faccio passare il filo e realizzo una maglia bassa, prendo il punto, il punto per cui abbiamo qui due righe che abbiamo lavorato, ecco qui, e vado a lavorare una maglia bassa. Adesso prendo l'angolo, una maglia bassa, punto su punto, lavoro in questo modo. Prendo bene tutto il punto, prendo sia tutte e due le costine che davanti e quelle dietro del bianco, vi faccio vedere anche il retro come risulta, eccolo qui, che deve essere bello anche dietro, per cui facciamo attenzione a fare i punti fatti bene. Questo lo vado a nascondere dentro. Adesso ho inserito diciamo, se volete dei bottoncini in base a chi insomma regalate, che non siano belli fissi, ecco, più che altro per i bambini. Io ho realizzato con un filo, una ciniglia nera, semplicemente un cerchio magico e 5 maglie basse, ho chiuso e l'ho puntato dietro, basta, ho fatto un nodo, nulla di particolare. Proseguiamo adesso fino al laterale a cucire con l'uncinetto e poi iniziamo la imbottitura. Vi faccio vedere il retro, come vedete viene bene, tutto bello rifinito. Adesso che ho terminato andiamo a riempire. Ho lasciato ovviamente lo spazio, posso anche lasciare un pochino di più, vado ad inserire solo al centro, ne prendo un altro po'. Lo distribuisco bene sia alla fine ne metto un altro pochino in maniera che quando vado a chiudere resta abbastanza abbombato al centro, questo resta piegato. Adesso posso andare a chiudere, così stiamo bene. Adesso che ho messo tutto e ho sistemato bene l'imbottitura, vado a chiudere sempre a maglia bassa, punto su punto.
vado a chiudere con una maglia bassissima, ecco qui, catenella, la chiudo un pochino di più in maniera che sia più stretta, tiro il punto, bene, vado a chiudere, prendo le forbici, e adesso col l'ago vado a inserirlo dentro o anche con l'uncinetto. Adesso che abbiamo terminato dobbiamo realizzare la coda. Prendiamo ancora il filo blu, ci mettiamo proprio al centro, vado a inserire il filo, catenella, tiro bene e vado a fare delle catenelle in base alla lunghezza. Io ne ho realizzate 10, ma anche 11, perché no, facciamone 12, facciamo una coda più lunga. Allora adesso entro nel punto e maglia bassa, da qui entro e realizzo una maglia bassissima che vado a chiudere. Adesso in questo caso chiudo il punto, lascio un pochino lungo perché poi con l'ago devo andare a nascondere le codine. Tiro il filo, questa è la nostra codina. Adesso vado a inserire i fili, posso fare anche un nodino se volete, ma non occorre. Con l'ago vado a inserirli dentro. Adesso vado a inserire il filo dentro e poi vado a tagliare. Adesso lo faccio anche con l'altro filo. Ecco qui, ho terminato, ho realizzato anche la codina dietro. Potete realizzare anche la bocca sotto, semplicemente con il nero fare una V se preferite, e anche fare dei puntini bianchi, che la razza ha anche questi puntini bianchi, ma a me piace così, mi piace di un solo colore, mi piace tantissimo. Vi do adesso le misure. Senza la codina è di 25 centimetri per 36, insomma è abbastanza grande, carinissimo, veloce da fare, un qualcosa di diverso, molto carino. Vi faccio vedere ancora il retro, adesso c'è qualche pelucchio di color blu, ma molto carino. Poi potete riempirlo come preferite, come vedete resta molto bene con, diciamo, le sue alette girate. Mi piace veramente tanto. Allora, oggi è un tutorial completamente diverso, spero che vi sia piaciuto. Ci sarà una serie di video di questi amigurumi diciamo più grandi, non piccolissimi. Adesso abbiamo iniziato con una misura non tanto grande, però mi piace veramente tanto. Fatemi sapere sotto ai commenti se vi è piaciuta questa idea. Un bacione a tutti, ci vediamo ai prossimi video. Vi ricordo però che nel mio blog luanadolciriflessi.com trovate tutte le informazioni, anche l'articolo,
e poi iscrivetevi alla newsletter che vi arriveranno poi tantissime novità e tutto un resoconto delle settimane e dei tutorial che realizzo. Un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi video.